Benvenuti e bentornati nel mio canale YouTube. Questo è l'ultimo video per quanto riguarda il segnale generatore di segnale PWM. Vedremo in questo video come visualizzare il segnale PWM su un grafico, su un trace, e come modificare il tempo di ciclo, che quando lo andiamo a parametrizzare nelle opzioni di impulso diamo un certo valore, tempo di ciclo 20.000 microsecondi, mentre la durata dell'impulso iniziale è 50, ma questo poi viene modificato attraverso il segnale dell'ingresso analogico. Vediamo in che modo il segnale viene visualizzato su un grafico. Quindi questo è quello che andremo a vedere. Ovviamente per poter vedere questa parte di programma iniziamo con la programmazione e dopodiché andremo a completare il tutto con la visualizzazione di questi dati. Bene, ed eccoci qui nel mio TIA Portal per poter vedere in che modo il programma che è già stato preparato, che adesso andremo a sviluppare, che andremo a vedere come è composto, possiamo visualizzarlo in un grafico, i valori del nostro PWM, come sono visualizzati in un grafico trace, e che modo possiamo cambiare il nostro tempo di ciclo, perché dicevamo il tempo di ciclo nel video precedente non può essere cambiato. Come dicevamo, questo è il terzo e ultimo video relativo a questo PWM. Innanzitutto però vado a farvi rivedere, o perché forse è la prima volta e sta guardando direttamente questo video, in che modo va configurato il nostro PWM. Innanzitutto ho attivato questo generatore, il mio PWM. Ho deciso che il tipo di segnale che voglio creare è un PWM, non un treno di impulsi. La base di tempo è in microsecondi, la formata della durata dell'impulso, invece il mio duty cycle, è in 10 millesimi. Il tempo di ciclo è in microsecondi, quello che vado a scrivere qua sono 20.000 microsecondi, sono quindi 0,02 secondi. Questo è il tempo del nostro ciclo. Ogni 0,02 secondi ci sarà un nuovo ciclo. La durata dell'impulso iniziale metto 50, ma comunque questo valore sarà modificato attraverso il segnale analogico che andrà ad essere letto. Quindi inizialmente posso lasciare anche questo senza preoccuparmi di mettere altri valori. Posso anche cambiarlo, mettere 5, 500, non ha nessun problema. Abbiamo detto che l'uscita hardware, che sarà l'uscita digitale, che mi diventa un'uscita a frequenza PWM, va sul Q0.0 che ha un'uscita in frequenza di 100 kHz. Le altre cose che abbiamo visto nel video scorso precedente è l'indirizzo hardware di questa uscita. La lettura del tempo della durata del ciclo deve essere memorizzata da qualche parte e la memorizza in quest'area di memoria che è un'area di memoria di uscita, quindi una QW, W perché sono una uscita Word, quindi 2 byte, ed è il byte 1000 e il byte 1001. Bene, dopo aver visto il programmino che ho preparato per l'acquisizione del mio segnale analogico, e quindi con un'uscita, invece di utilizzare un'uscita analogica, uso un'uscita digitale a PWM, quindi a frequenza che mi simula un ingresso analogico. Allora, allarghiamo un attimo il tutto. Questo è per l'acquisizione e la scalatura del segnale analogico. Quindi prendo un blocchetto di normalizzazione che serve per la lettura dell'ingresso analogico. Ovviamente tra il minimo e il massimo metto i valori della trasformazione del mio segnale in tensione da 0 a 10 volt trasformati in valore digitale da 0 a 27.648 che è il campo 0 volt 10 volt.
Invece dell'ingresso analogico, visto che non sto usando un potenziometro, posso usare una memoria Word. Ho messo 64 perché l'ingresso analogico sarebbe IW64, ma non ha nessuna importanza. Potrò usare la memoria Word 0, la memoria Word 10, la memoria Word 150, non ha importanza. Questo è solo per un aiuto così mnemonico. Ovviamente tutto questo calcolo che viene fatto di trasformazione da un valore intero a valore reale viene salvata in questa memoria doppio Word, perché è un real, che ho chiamato uscita dal blocco norma. Poi c'è la scalatura, perché noi esseri umani vogliamo capire cosa è successo, e quindi vado a mettere come campo di scala da 0 a 10.000 e metto come value, come ingresso, ovviamente l'uscita m di 10, il calcolo che viene fatto viene trasformato in uscita in un numero doppio intero, out scale, e viene memorizzata nell'MD14. Il valore che leggiamo qui in pratica è quello che va memorizzato nella QW1000. Ho messo un altro blocchettino. Dice perché da 0 a 10.000. Vabbè, io ho fatto da 0 a 10.000 perché siccome il valore del duty cycle ho messo in decimillesimi, quindi il valore da 0 a 27.000 l'ho diviso da 0 a 10.000. Si può fare anche in modo diverso. MD, questa è l'uscita. Ho messo questo blocco di divisione dove l'uscita del mio duty cycle, del mio valore della durata del ciclo, non della durata del ciclo, del duty cycle MD14 lo divido per 100 in modo di avere l'uscita PVM vista in valore intero, ma anche in percentuale del mio ingresso, perché ovviamente a 0 volt, se sto controllando un motore 24 volt a corrente continua, a 0 volt ho 0 giri, a 27.648 10 volte ho la massima velocità. In questo range avrò un valore di numero di giri di RPM che va dal minimo verso il massimo, e quindi voglio visualizzare con questa operazione dal numero di giri minimo al numero di giri massimo, quindi in percentuale del valore del numero di giri, appunto. In questo segmento non ho fatto altro che trasferire il segnale che ho letto sulla memoria QW1000. Quindi viene memorizzato il tempo della nostra durata del nostro ciclo, no del ciclo, del cycle, viene memorizzata su questa area di memoria. Quest'altro valore, semplicemente, vediamo cosa ho scritto. Ho scritto comando per l'attivazione del control WPM in enable, adesso vediamo cos'è. Quindi mi sono creato un blocchetto di 7 reset dove ho uno start enable direttamente dall'HMI, quindi attraverso il pannello posso comandare questa memoria o disabilitare questa memoria, la 00, attraverso un pulsante di stop del mio pannello. Ed infine l'ultimo blocco sarebbe il nostro control WPVM. Per chi fosse capitato su questo video, a questo punto su questo video, per sapere cos'è Control PVM, WM, come inserirlo e a cosa serve, vi invito a guardare i video precedenti. Comunque, per chi invece conosce già, in questo, indipendentemente se ha visto o meno i miei video, perché non è che sia poi fondamentale, l'importante è conoscere, CTRL W PVM, ok, quindi la memoria ingresso I0.0 se l'attivazione, l'abilitazione del CTRL W PVM dipende da un ingresso del PLC. Se invece dipende dal mio pannello, dal touchscreen, dalla memoria 0.0 che posso, come dicevamo prima, abilitare o disabilitare sempre da pannello. Ecco, quando questo è 1, è on, allora posso attivare o disattivare attraverso il software il mio generatore PWM che avevo organizzato a livello hardware.
e quindi serve solo per questo. Qui mi trovo se è occupato o meno e qui se c'è o non c'è un errore. Detto questo, avevo preparato un, dove sei? Eccolo qua, un pannello HMI. Vado ad avviare la simulazione, sempre per vedere cosa succede attraverso il nostro pannello operatore. Dove è andato a finire? Vediamo. Avvia simulazione, ok. Ovviamente se ti ho lanciato, tu mi dici ma vuoi che funzioni? È logico, altrimenti non avrei premuto. Ecco, finalmente è spuntato, è venuto fuori il mio pannello operatore. Facciamo così, altrimenti non si vede niente. Sistemiamo un po' il pannello che... Ecco qua. Adesso avevo già preimpostato il valore come da 0,27.000 a 5.000. Premo lo start, mi fa vedere da pannello che il motore è in rotazione, non so se sentite il rumore del mio motorino, mi dice che la durata dell'impulso da 0 a 10.000 è 1808, che corrisponde al 18% della velocità. Se metto 10.000 ovviamente il motore deve avere un numero di giri maggiore, dice che sono al 36%, ancora di più fino ad arrivare a 27.648, che corrisponderebbe al mio potenziometro quando è impostato a 10 volt, ricordando che gli ingressi analogici sono da 0 a 10 volt, si può andare anche a 11, 11 e qualcosa, ma insomma fino a 10 volt sono quelli nel range, altri sono out of range. Ecco, sta decollando il mio motorino, adesso gli stronchiamo la carriera e ritorna. Ecco, detto questo, che è un po' la ripetizione di quello che avevamo visto nei video precedenti, adesso c'è da vedere in che modo possiamo realizzare e visualizzare l'andamento del PVM in un grafico. Non solo quello, ma anche cambiare il tempo di ciclo, perché il tempo di ciclo non c'è alcun modo di poterlo cambiare se non attraverso software, se non come vedremo adesso nel restante parte del video. Bene, quindi passiamo a quello che è la parte nuova che ci interessa. Ritorno nelle proprietà della mia CPU, CPU del mio PLC, e ritorno ovviamente sulla configurazione di questo PWM1. Come vi dicevo, ma non l'abbiamo visto nei video precedenti, se voglio modificare il tempo del ciclo durante l'esecuzione devo mettere il segno di spunta su questa casellina, perché il tempo di ciclo adesso è 20.000 milli, ma mi dice che devo anche l'antivirus si fa vivo ogni tanto, e se voglio cambiare il tempo di ciclo devo approvarlo mettendo il segno di spunta. Se me lo lasci mettere facciamo qualche cosa di interessante. Ecco, si apre questa finestra mi dice mantieni invariate le variabili. Ecco, se gli dico ok, in pratica il segno di spunta l'ho usato ma non mi succede niente. Ricambiare le variabili con un nuovo indirizzo dell'unità, perché mi aggiunge altra memoria, altri byte, per poter fare questo, per permettermi questo. Gli dico ricambiare le variabili con il nuovo indirizzo, ok.
Adesso ho consentito di poter modificare il mio tempo di da 2000 a quello che voglio, però andiamo a vedere cosa è successo. L'indirizzo iniziale e finale della mia area di memoria, la QW, non è più 1000 1001, ma da 1008 a 1013. Questo lo fa in automatico, quindi non sono più 2 byte, ma sono 1008, 1009, 10, 11, 12 e 13. Da 2 byte sono passati a 6 byte. A noi effettivamente di tutto questo non ci interessa niente. Quello che ci interessa è sapere che comunque l'indirizzo è cambiato. E io vado a dirgli ok. Vado a vedere il mio programma cosa è successo. E vedete che in automatico mi ha cambiato sul trasferimento del segnale non più sul QW1000 ma sul QW1008 e quindi anche questo è semplicissimo. Quindi così è già modificato in maniera automatica l'area di memoria in cui andrà a ricordare, memorizzare il valore del nostro W, uscita WPM1. Bene, ma adesso arriviamo a quello che ci interessa, cioè come visualizzare il nostro grafico. La prima cosa che dobbiamo fare è andare su inserisci nuovo blocco e dobbiamo inserire un cyclic interrupt, quindi un blocco organizzativo. Questo qua un cyclic interrupt che è il 30 e con un clock di tempo di 100 millisecondi lo lasciamo così. A cosa serve questo blocco? Gli OB di schedulazione orologio, come in questo caso, permettono di avviare i programmi indipendentemente dall'elaborazione ciclica del programma, in intervalli definiti. La definizione di questi intervalli può avvenire in queste finestre, cioè in pratica cycle interrupt ogni 100 millisecondi blocca l'OB1 per eseguire qualcosa, una parte del programma che c'è al suo interno. Noi non mettiamo niente, noi vogliamo semplicemente che l'OB1, cioè il main, abbia una interrupt ogni 100 millisecondi. Se non usiamo questo, non possiamo vedere il nostro trace, il nostro grafico. Quindi diciamo ok, siamo a posto. Adesso ce lo troviamo sull'albero del PLC1, con calma lui arriva, si deve spostare. Eccolo qua, aperto direttamente il mio OB30, ce l'ho qui. Noi, come abbiamo detto, non mettiamo nessun programma, non mettiamo nessuna parte di programma, deve semplicemente fare da interrupt. Dobbiamo ricordarci che, essendo un altro blocco, quando vado a configurare e a trasferire nel mio PLC, che sia simulato, che sia reale, il cycle interrupt ha bisogno, essendo un OB, ha bisogno di una propria compilazione, quindi compilo anche questo programma, altrimenti quando faccio poi, come dicevo prima, il trasferimento non mi trasferisce l'OB30 ma semplicemente il main. Infatti vedete compila OB30 perché sono sull'OB30. Bene, adesso possiamo andare a organizzare la lettura del grafico. Quindi vado su Trace, aggiungo un nuovo Trace, eccolo qui. Adesso qui bisogna andare a parametrizzare o configurare questo grafico. La configurazione, innanzitutto devo indicare quali segnali voglio visualizzare. Voglio visualizzare ovviamente l'uscita è un dato in Word e qui potrei anche mettere
anche altre visualizzazioni, ma per adesso lascio stare, voglio vedere semplicemente come va il mio PVM. Se vado su segnali, vedo, posso aggiungere anche da qua altre variabili. Adesso passo alla condizione di registrazione, quindi al campionamento. Ok. Sul campionamento comunque mettiamo così che si vedono anche tutti gli altri aspetti, il trigger e il misura dispositivo. La registrazione mi dice avviene sul main OB1, ma dicevamo che se non metto il cycle interrupt non riesco a vedere il grafico, quindi scelgo OB30. Adesso per quanti registra tutto, ok, 1. Il ciclo posso lasciare 0 un secondo, nessuna durata di registrazione è questa qua. Utilizzare la massima registrazione per evitare di avere una registrazione a tempo. Per la modalità di trigger vado a scegliere registrazione immediata, in questo modo. La cosa più interessante adesso è vedere il nostro diagramma. Vado a mettere qui fondo scala da 0 a 10.000 e per visualizzare il tracciato vado a trasferire il mio trace nel dispositivo, siccome ce n'era già un altro va bene. Si sta facendo tutti i suoi giri. Per visualizzarlo mettiamo gli occhialini e poi iniziamo la nostra registrazione. Anzi no, avevo tolto gli occhialini, c'erano già. Ed ecco la nostra registrazione. Questo valore che vedo qua all'uscita PVM è quella che viene dal 7324 del mio segnale. Se infatti vado a mettere 10.000, qui mi trovo 3617 che ovviamente, eccolo qua, 3617 sono questi qua. Adesso, per quanto riguarda, abbiamo detto, il tempo del ciclo, non possiamo cambiarlo da nessuna parte se non andando ad aggiungere un componente al nostro programma. Quindi fermo un attimo questo, vado in configurazione, interrompo il collegamento online a vedere cosa ci serve. Mi serve inserire una tabella di controllo o di forzamento. Aggiungi una nuova tabella con calma. In questa tabella posso aggiungere ciò che voglio visualizzare in questa tabella o da questa tabella forzare l'hardware. Quindi vado a mettere cos'è che voglio visualizzare o modificare e ovviamente è la mia uscita PVM, che l'indirizzo è questo qua. Non voglio vederlo in esadecimale, ma ovviamente in decimale. Inserisci riga, QV 1012 per vedere anche cosa succede su questa QV 1012 che adesso andremo a vedere. È più semplice vedere il risultato che non spiegare il motivo per cui ho messo questa memoria, che comunque fa parte dell'area di memoria dove vengono visualizzati e memorizzati i dati del ciclo. Posso aggiungere anche altre cose, come ad esempio se voglio vedere il risultato, ad esempio questo qui, il segnale analogico simulato, anche questo voglio vederlo in decimale, poi vediamo se c'è qualche altra cosa che mi piacerebbe visualizzare. Vorrei vedere se è visualizzato
Sì, eccolo qua, anche se il nostro Ctrl W PVM è abilitato, non abilitato, se è abilitato ad esempio direttamente dal PLC oppure dal pulsante dell'HMI. Così voglio semplicemente vedere se è attivato o meno. Una volta che ho realizzato questo qua, vado sul main e vado a trasferire le modifiche del programma sul nostro PLC. Adesso andiamo a mettere il controllo degli stati on off, mettiamo gli occhialini così da vedere i nostri valori, i nostri valori, 10.000 che è quello, l'ultimo dato che avevo inserito dal Vim. Adesso facciamo 12.000, 12.000 e me lo vado a trovare qua a 12.000. Adesso anche senza lasciar partire il motorino posso andare a controllare il nostro trace. Sul nostro trace vado su diagramma e posso visualizzare il percorso del trascorrere dell'acquisizione in automatico, microsecondo, millisecondo, secondo, minuto, ora e giorno. Giorno non ci conviene, altrimenti il video dura più di 24 ore. Scelgo, no, minuto no, secondo, eccolo qua. Un secondo, vado nel dispositivo è già installata, sì, lo sapevamo già, ma comunque lo rifaccio per sicurezza. E adesso per lanciarlo faccio la stessa cosa di prima. Vado a attivare la registrazione. Ecco, questo è il dato della mia uscita PWM. La scala ovviamente va da 0 a 10.000. 10.000 è il valore massimo quando sul mio 7648 quando l'ingresso è 10 volt 27.648 sorry. Ecco, sono al 100%. Adesso sul mio trace, ed ecco qua mi trovo i miei valore 1000 che corrisponde ai 10 volte 27.648. Bene, dicevamo che dobbiamo cambiare il tempo di ciclo. Per cambiarlo devo lavorare non con queste variabili qua, ma dalla tabella di controllo e di forzamento. Clicco qui in modo da avere la mia tabella eccola, la metto anche qui così riesco a vedere. La cosa che posso fare, un'altra cosa che posso fare è aggiungere questo per vedere, posso modificare e vedere quello che voglio lo metto qua, quello che voglio sul mio grafico. Ok, adesso non riesco ad allargarlo più, vabbè, ma è una questione eccolo qua, è una questione di manualità. Bene, a questo punto dice voglio cambiare la tabella, il tempo di ciclo. Il tempo di ciclo, sulla tabella di forzamento, per vedere questa tabella, vado a cliccare su questo controlla tutto e mi fa vedere che attualmente l'uscita PWM è al massimo. Questo QV1012
mi trovo il 20.000, che è il mio tempo di ciclo. Per questo ho aggiunto la visualizzazione del QV112, 1012, perché attraverso la tabella di forzamento, se io vado a scrivere qua 10.000, ho ridotto della metà il mio tempo di ciclo. Per farlo, una volta che l'ho inserito il valore, vado a selezionarlo e il forzamento avviene mediante questo pulsantino. 10.000. Cosa succede? Sembra che non sia successo niente, ma semplicemente perché sono in alto e quindi non... Perché, siccome non essendo collegato con nessun potenziometro, non posso vedere rapidamente il tempo di ciclo, perché devo fare questo lavoro, allora faccio così, da 27.000 passo a 15.000, ok? Adesso per vedere, questo qui è il tempo di ciclo, guardate, per acquisire il nuovo valore ha dovuto aspettare il tempo di ciclo. Adesso rimane qui per sempre, perché, come dicevo prima, non avendo un potenziometro, aspetta che io cambi il mio valore. E a secondo del variare di questo valore qui, questo tempo di ciclo per acquisire il nuovo valore cambia. Vediamo, faccio un'altra prova a mano perché purtroppo è così. E vado sul WinCRT, invece faccio 10.000, 10.000 e invece vedete che per arrivare a 10.000 ci vuole un bel po'. Se invece faccio 20.000, vedete che adesso il tempo si allunga. Se voglio andare sul... no, ho sbagliato pezzo e vado da 10.000 a 22.000, allora il trace, eccolo qua, il trace a 22.000 e se lo porto a 5.000 vediamo quanto ci sta a adesso da 5.000 vado a cambiare il mio valore a 20.000, ok, e vado a cambiare questo qui e lo porto a 50.000. Guardate quanto tempo ci vuole prima di andare a visualizzarmi il nuovo valore. Quindi non è complicato, è difficile farlo a mano, meglio in lavatrice o meglio con un potenziometro dove rapidamente possiamo cambiare il valore di questo comando qui e quindi visualizzarlo più o meno velocemente sul nostro tempo di ciclo, visualizzarlo più o meno velocemente perché cambia ovviamente il tempo di ciclo, perché se deve fare in 20.000 micron, ogni 20.000 micron c'è un ciclo e quindi ogni 20.000 micron riesce a leggermi velocemente il mio potenziometro perché posso ruotarlo a mano. Fare tutto questo lavoro, passa di qua che passa di là, si perde un po' di tempo. Ovviamente più basso è il tempo, più veloce, più minore è il tempo di ciclo, più sono i periodi di acquisizione. Il tempo diminuisce il tempo di ciclo e quindi l'acquisizione diventa più veloce alle varie modifiche. Bene, sembra di aver finito questo video, spero che sia stato di vostro gradimento. Vi ringrazio, vi auguro una buona continuazione e arrivederci al prossimo video. Non vi dico di cosa si tratta perché devo ancora pensarci.